Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi vorrei parlare di questi primi 8 mesi di esperienza su YouTube e soprattutto di tutti gli errori che ho fatto finora e che se dovessi ricominciare oggi magari eviterei di ripetere. YouTube è un'esperienza assurda, è difficile, è appassionante, è richiestiva, mi fa sentire terribilmente vulnerabile, ancora non ne ho parlato con nessuno, né della mia famiglia né dei miei amici. Posso dire se non altro che delle 3 persone che mi seguono non ho né mamma né papà. E niente, mi sento di condividere con voi tutte le cose che sono andate storte e che mi hanno messa in difficoltà e che tuttora mi stanno mettendo in difficoltà e che spero di superare via via con il tempo e la pratica. Io di errori ne ho contati 12 come gli apostoli, ma è possibile che ce ne siano di più, nel caso farò qualche integrazione, non lo so. Per ora diciamo che gli errori più significativi e più importanti che ho fatto su YouTube sono questi. Errore numero 1, che per me non è esattamente un errore, ma adesso ne parliamo, è quello di non avere ben chiaro il target a cui sto parlando. Ecco, questo più che un errore di per sé è un problema ed è il problema classico degli YouTuber, scegli una nicchia o non scegli una nicchia. Allora, io credo che questa scelta dipenda da una serie di fattori. Ogni persona che approda su YouTube ci approda per un motivo diverso. Credo che avere ben chiaro un target di riferimento aiuti a organizzare un calendario editoriale e ad avere ben chiaro il tono di voce da utilizzare, che argomenti trattare. Diciamo che il lavoro diventa molto più focalizzato ed efficace e credo anche che la crescita del canale sia più veloce. D'altro canto io non sono qui per promuovere un prodotto o un servizio e sono approdata su YouTube per sperimentare. Diciamo che riassumendo, il fatto di non scegliere una nicchia precisa, secondo me, rallenta un po' la crescita di un canale, però ha il pregio di lasciare una maggiore libertà espressiva e di esplorazione. Per ora, per quanto mi riguarda, io ho scelto la libertà esplorativa. Se mai un giorno dovessi scegliere di parlare di una nicchia, eventualmente prenderò in considerazione di aprire un secondo canale. Diciamo che non avere una nicchia di riferimento e un target ben preciso mi sta un po' portando a sbrodolare e quindi la sensazione di non avere trovato esattamente una quadra in questo canale c'è e mi sta facendo faticare un po' a trovare idee e a venire fuori con spunti interessanti e soprattutto utili per appunto un target. Se sai con chi stai parlando, sai anche cosa cerca, cosa vuole. Quando manca questo diventa più difficile, o almeno per me. Secondo imperdonabile errore, sottostimare quanto YouTube sia richiestivo in termini di tempo e di impegno. Ragazzi, non è davvero come gli altri social, YouTube richiede tanto tempo, dalla ricerca di idee alla stesura dello script, al girare il footage e poi editarlo, caricarlo, il titolo, la descrizione, i link, i video correlati. È veramente tanta roba. YouTube è tanta roba. È vero quando dicono che è una cazzo di maratona, è così, non è uno sprint. YouTube chiede tanto. All'inizio avevo sottostimato l'impegno che YouTube chiede oppure avevo sovrastimato il mio tempo a disposizione o le mie capacità, perché ero partita a bomba come al solito e con tutto l'entusiasmo del mondo volevo pubblicare almeno un video lungo a settimana e almeno 2 shorts. Chiaro che con un lavoro a tempo pieno e più una mia naturale tendenza a oberarmi della qualunque come impegni, il tempo che mi rimaneva era veramente poco e quindi quel tipo di ritmo non era per me realistico né sostenibile e infatti sono andata in crisi, mi sono bruciata, non riuscivo più a trovare idee e sono stata per un po' di tempo senza pubblicare costantemente, diciamo, anche fosse solo un video a settimana. Ecco, quello è stato forse uno degli errori più grossi, a cui si accompagna un terzo errore che è quello di non avere un calendario editoriale. Ora, io faccio molta fatica a stare dentro dei programmi troppo rigidi, però se so per certo che non funzionerei con un calendario editoriale rigido da seguire per, che so io, 2 mesi,
un minimo di organizzazione mentale ci vuole, e quindi diciamo che iniziare a programmare quei 3-4 video da fare nelle prossime settimane è comunque un aiuto, per cui sono arrivata a un giusto mezzo per me, spero di riuscire a starci dietro, in cui comunque ho un minimo di programmazione e non vado a sentimento. Diciamo che è molto romantico svegliarsi e dire oggi sento di avere un'idea bellissima per YouTube, fermo restando che poi magari come risposta è zero, perché veramente è incredibile come sia imprevedibile l'andamento di un video. È veramente pazzesco. Però sì, andare totalmente a sentimento, a meno che non si prenda YouTube un po' così, non funziona se vuoi crescere, assolutamente. Errore numero 4, ragazzi, io non so guardare in camera, cioè soprattutto quando si ha la camera frontale, la tentazione di guardare se stessi è forte. Diciamo che la tentazione è quella di fare così, e adesso non so bene dove sto guardando, ma la sensazione è che ci sia dall'altra parte. Torniamo a guardare in camera, ci sono adesso, spero, credo. La sensazione è quella di guardare una persona che è un po' persa nel vuoto, è come se parlassi a un mio amico guardandolo in fronte. E faccio veramente fatica, mi devo costringere a guardare quel cazzo di puntino verde perché mi viene innaturale. Queste cose so banali, ma il diavolo è nei dettagli. Errore numero 5, sbagliare totalmente l'inquadratura. Questo è molto evidente nel primo video che ho girato, mi perdono, non lo sapevo. Ero praticamente spalmata su quel divano lì, quindi poi avevo questa fantastica stampa di Kandinsky che tagliata, insomma, tremendo. E avevo un sacco di spazio intorno a me e non mi si vedevano le mani, vabbè, una merda. Se fai video a inquadratura fissa dove parli alla fotocamera, è consigliabile lasciare poco spazio sopra la tua testa e diciamo lasciare in vista il busto, le braccia, i gomiti, più o meno. Anche qua sto facendo un po' fatica, ma vabbè. Ecco, perché altrimenti diciamo che questo credo di avere anche delle braghe del pigiama addosso. Che chic. Ecco, vedi, inquadrature pericolosamente sexy. Sesto errore, non avere uno script di riferimento. All'inizio diciamo che sviluppavo un po' per punti quello che volevo dire, ma andavo molto a braccio. Solo che questo era disastroso poi in termini di editing, perché tendo ad avere un pensiero molto poco lineare e molto arborescente, e tendo ad aprire quindi 1000 file, 1000 cartelle diverse senza chiuderne nessuna, e questo è insopportabile per chi guarda. Per rispetto di chi guarda e ascolta sono dovuta intervenire scrivendo veramente per filo e per segno quello che volevo dire in un video. Per cui ecco, sono passata un po' all'estremo opposto, se vogliamo, e quindi finora diciamo che ho recitato degli script in modo piuttosto rigido. D'altro canto però, questo è un contro di avere uno script a cui mi attengo rigidamente, è che mi imbacchetta parecchio e sento di perdere moltissima spontaneità. Quando poi rivedo i video non mi riconosco, cioè non è come parlo nella realtà. Sto ancora cercando una via di mezzo giusta, che sia a mia misura e che non mi imbacchetti e mi permetta di godermi anche un po' di più il processo. Però sì, i video a mio parere vanno scritti, almeno avere una traccia di riferimento è fondamentale, perché il rischio di perdersi e divagare è grande e le persone non hanno tempo da perdere, è una questione di rispetto soprattutto nei confronti di chi guarda. Settimo errore, girare footage molto lunghi. Vale a dire che all'inizio mi mettevo davanti alla fotocamera e lasciavo andare, e quindi facevo una, massimo 2 tracce lunghissime di footage che poi andavo ad editare, ed era un casino perché c'era dentro di tutto. Adesso invece faccio dei footage molto più brevi, diciamo che avendo uno script di riferimento sviluppo gli argomenti per punti e tendo a fare un breve footage per ogni punto. Così restringo notevolmente i tempi in cui dire quello che voglio dire e impazzisco molto meno in termini di editing dopo. Ottavo errore, avere un'energia un po' bassa.
Allora, ho notato che la fotocamera abbassa notevolmente l'energia, vale a dire che quando vedo degli YouTuber fighi che sparano l'energia a 1000, magari nella vita reale mi sembrerebbero degli esaltati folli, ma dietro uno schermo sembrano delle persone entusiaste, come dire, estroverse, e nel contesto ci sta. Ora, per una persona un po' più introversa e meno naturalmente esplosiva e bubbly, eccetera, perché io non lo sono, manco per il cazzo, fare questo è un po' più difficile, e a volte magari parlando poi di temi anche delicati e non sempre gioiosi, diciamo che tendo a empatizzare, e soprattutto in uno short che avevo fatto mi sono accorta che l'energia era veramente bassissima, e questo rischia giustamente e comprensibilmente di annoiare lo spettatore. Spingere un po' sulle energie davanti a una telecamera ci sta. Comprendo il perché sia giusto farlo. Chiaro che poi lo farò nei limiti della mia persona, e quello che non risulterà autentico per me lo eviterò come la peste. Trovo che comunque ognuno debba cercare il suo giusto mezzo. Errore numero 9, che è una rogna soprattutto in fase di taglio e cuci, ovvero in fase di editing successivo, è quella di non sapermi impappinare bene. Credo che questo problema riguardi anche YouTuber con molta più esperienza e molto più carisma di me, ed è quello di iniziare un discorso, impappinarsi un po', fermarsi e ricominciarlo. Ecco, anche impappinarsi va fatto con criterio. Se sbaglio l'inizio di un discorso, se sbaglio ad attaccare discorso, devo riprendere la frase da dove ho cominciato, in modo da tagliare tutto quello che non va bene e riprendere esattamente da capo, magari subito dopo. Ma cosa succedeva? Che io non facevo questo, mi interrompevo a metà strada, riprendevo andando avanti col discorso, senza però avere un aggancio a quanto dicevo prima, quindi saltava proprio la frase in italiano, per cui ho imparato anche a impappinarmi. Adesso succede così: sto iniziando questo discorso e mi impappino, oddio, cosa sto dicendo? Batto le mani in modo che poi in traccia audio ci sia un picco, e da lì so che il discorso ricomincia, e vedo se sono riuscita effettivamente a portarlo alla fine senza sbrodolare. E comunque si sbrodola, raga, io sbrodolo tantissimo, faccio un casino incredibile quando parlo. Con YouTube ho scoperto che veramente non so parlare, non so, non incapace, non ce la faccio, davvero. Errore numero 10, non saper gestire l'audio e non saper parlare al microfono. Non è banale, e soprattutto non saperlo editare bene dopo. Nell'ultimo video che ho fatto, quello della mia esperienza in psicoterapia, c'è un cambio di audio macroscopico e non so cosa sia successo. Era la prima volta che utilizzavo un microfonino piccolo, quindi stavo sperimentando, è venuta fuori una schifezza. Ho cercato quindi di aggiustarla con Premiere Pro in fase di editing, ma niente. Quello è un aspetto che ancora sto cercando di capire e di curare, ma long way to go. Non è banale, non è veramente per nulla banale, e considerato quanto è importante l'aspetto audio su YouTube, ecco, quello è un punto critico da non sottovalutare davvero. Errore numero 11, iniziare il canale caricando un solo video, il classico video del perché ho aperto il canale YouTube. E lì sì, ok, metti che quelle 2 persone arrivino per sbaglio a vedere quel video, ma poi se non hai altro muore un po' tutto lì. Quindi io credo sia un po' più furbo e strategico preparare almeno un 5-6 video, tra video lunghi e shorts se vogliamo, e caricare un po' di ciccia, in modo che almeno ci sia qualcosa da vedere quando il canale è su. 12° e ultimo errore è stato quello di non curare fin dall'inizio foto, banner di copertina, descrizione e soprattutto l'organizzazione dei video in home page. Da YouTube Studio si può decidere come apparirà la tua home. Il fine di un home page è quella di accompagnare lo spettatore a esplorare i vari argomenti che tratti, se ne tratti di diversi, in modo che sia il più chiaro possibile a un primo sguardo che temperatura ha il tuo canale, di cosa parli, di cosa ti occupi, eccetera. Ecco, mi pare che
perdo l'equilibrio, non so parlare, non so neanche stare in piedi, perfetto. Mi pare che sia tutto, i miei 12 errori ve li ho spiattellati così, spero che magari possano essere utili a qualcuno che è all'inizio del percorso come me, anzi se qualcuno ha incontrato le stesse difficoltà o ancora meglio ne ha incontrate di diverse, me lo scriva che ne parliamo, ci confrontiamo, perché gli inizi su YouTube, ragazzi, sono tosti, sono veramente tosti. Io sto facendo fatica, a volte è un po', non nascondo che è un po' deprimente vedere che magari per un video lungo, tutto il processo di un video lungo a me richiede a volte un giorno intero, se non anche magari la sera preparo lo script, lo giro il giorno dopo e con tutto l'editing e l'upload un giorno intero mi va via, serenamente, ma serenamente. Quindi si tratta di giorni della tua vita in cui passi a lavorare davanti a un PC per poi vedere che il video lo guardano in 10 persone e quello è sempre una mazzata pazzesca e soprattutto lo è dire ok, evidentemente ho sbagliato io, non è un argomento comunque che interessa abbastanza e quindi l'errore è tuo. E avanti, e riprendi, adesso che giro dico vediamo, tra oggi e domani lo editerò, cercherò di fare del mio meglio e magari lo guarderanno sempre in 3 e è dura. YouTube richiede lavoro, ragazzi, è veramente un grandissimo bagno di umiltà e si imparano però un sacco di cose, perché e questa è la cosa che mi piace di più su YouTube, perché devi imparare a tirar fuori delle idee, a scrivere, a parlare davanti a una fotocamera, a usare dei software di editing video, audio, devi avere un po' di basi SEO per cercare di scrivere dei video efficaci, le grafiche, devi utilizzare e sviluppare moltissime competenze con YouTube e questa è la cosa più figa di tutte. Quindi sì, devo dire che finora è stato un percorso non facile e gli iscritti sono pochi, però non mi interessa, cioè sì, mi interessa, dai, un po' di ego c'è in queste cose, va detto, però non voglio lasciarmi abbattere e ho imparato comunque molte cose, tipo anche questo io non avrei mai nella vita creduto di poterlo fare. Se c'è una persona che mi sta guardando in questo momento e pensa io non posso per come sono, non potrò mai fare una roba del genere, davvero non è falsa modestia quando ti dico se lo sto facendo io lo può fare chiunque. YouTube ti porta decisamente fuori dalla tua zona di comfort e su YouTube più che in altri social diciamo che scopri di che pasta sei fatto, quindi spero di non abbandonarlo perché finora ci ho investito veramente tanto in termini di tempo e di impegno. Mi spiacerebbe abbandonarlo per questioni di ego, che comunque ha preso delle belle mazzate, Però vabbè, l'ego non conta niente, l'ego è il nulla, che si prenda pure le sue mazzate, io sono un'altra cosa e niente, questa forse oggi sono io, mi sono lasciata un po' più di libertà, qui sto andando off script completamente e probabilmente si sente. In editing impazzirò, però ho bisogno di esplorare il mio discorso con una maggiore libertà e di passare un po' di più anche chi sono e quindi spero nelle prossime puntate di esplorare anche dei format un po' diversi e di giocare un po' con le inquadrature. Adesso vediamo. È tutto un work in progress e un'esplorazione continua. Se sei arrivato o arrivata, se sei arrivato o arrivata a guardare fino a qui, io al solito ti ringrazio un sacco del tuo tempo, per me non è assolutamente scontato e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, buona giornata, serata, mattinata, nottata, a seconda del momento in cui vedrai questo video. Ciao!